Hai presente la sensazione che si ha nel momento in cui si inizia un progetto già avviato, ovvero che viene assegnato in questo progetto che però è stato iniziato da qualcun altro? Oppure, che ne so, cambi azienda e devi subito dare il tuo contributo? Ecco, non si capisce niente del codice già scritto, perché come si dice, il codice scritto dagli altri è spazzatura e magari non c'è neanche la documentazione. E quella poca che c'è appartiene al senior di turno, al quale dobbiamo chiedere domande e domande. A un certo punto si scoccia. Nonostante questo, tu comunque la funzionalità la devi sviluppare e quindi ti ritrovi a leggere migliaia e migliaia di righe di codice che sono state scritte seguendo l'approccio solid, l'approccio dry, le best practice, i design pattern, tutte queste buzzword che servono semplicemente per fare un codice manutenibile, ben scritto, ma che nella realtà, quando la vai a leggere, comunque non si capisce niente. E questo non è un problema tecnico, perché i design pattern sono utili, ma è un problema del nostro cervello che è capace di mantenere solo un numero limitato di nuove informazioni in real time. Infatti, quando dobbiamo mettere insieme tutti i pezzi del codice, è là che inizia il problema. Tutto questo è perché il nostro cervello, come dicevo, ha una funzionalità limitata e soprattutto grazie a una cosa chiamata cognitive load o carico cognitivo. Sapere che cos'è questo cognitive load ci permetterà di scrivere codice che è veramente più leggibile, che è appunto possibile da elaborare all'interno del nostro cervello. Perché all'inizio, quando si inizia a sviluppare, magari si conosce poco il codice, si scrive un codice veramente semplice dovuto alla poca esperienza. Poi si adottano tutti i design pattern, si inizia ad usare le best practice, il codice aumenta di complessità e diventa sempre più difficile abbandonare questa abitudine. Ma alla fine, guadagnando tanta esperienza nel codice, quello che otteniamo è un codice ancora più semplice. Se teniamo bene a mente quello che è il carico cognitivo che dobbiamo affrontare ogni volta che ci mettiamo su un nuovo progetto o su un progetto che non consideriamo da tanti anni, ecco che viene in nostro aiuto il fatto di dover scrivere codice semplice. Ciao! Se sei nuovo qui, io sono Davide Mastricci e sono uno sviluppatore AI e tech lead. Su questo canale parlo ovviamente di AI, ma anche di carriera e remote working. Ma adesso basta con l'intro e torniamo al video. Ma partiamo dalla definizione di carico cognitivo, quella coniata dallo psicologo John Sweller, che ci dice che il nostro cervello cosciente può tenere in fila non più di 7 concetti. Superati questi inizia la confusione. Nel nostro ambito, per concetti si intendono i valori delle variabili che leggiamo nel codice, tutta la logica di flusso if-else, lo stack delle chiamate che andiamo ad analizzare e anche l'ereditarietà degli oggetti. Perché questo concetto è importante? Per noi questa cosa è importante perché dobbiamo tenerla a mente di modo che nella realizzazione del nostro codice andiamo a ridurre il carico cognitivo e solo così riusciamo a renderlo effettivamente semplice e digeribile dalla nostra mente. Ci sono due tipi di carico cognitivo conosciuti. Il primo è quello intrinseco e l'altro è quello esterno. Con quello intrinseco si intende tutta la complessità che deriva dal dominio e dai requirements. Su questo non possiamo fare molto perché se un problema è difficile da risolvere di per sé abbiamo poco controllo. L'unico modo che abbiamo per controllare questo tipo di carico cognitivo è rilassare alcuni dei requirements. A volte non è possibile, però sembra essere l'unico modo. Invece su quello esterno, queste sono tutte le complessità che derivano da come risolviamo il problema e quindi dipende un po' dall'esperienza dello sviluppatore e del programmatore. Su questi, sul modo in cui scriviamo il codice e sul modo in cui riusciamo a risolvere il problema, possiamo intervenire in maniera massiva. Vediamo alcuni esempi. Ti farò vedere 3 esempi.
I primi due riguardano delle situazioni che ti saranno sicuramente familiari se almeno una volta nella tua vita hai lavorato col codice. Il terzo invece riguarda come pensare la struttura del codice per ridurre il carico cognitivo e nasconde un po' tutta quella che è la morale del discorso che ti sto facendo oggi, che ti dirò alla fine perché ti sarà tutto più chiaro. Partiamo. Nel primo esempio andiamo a vedere le condizioni complesse e come puoi vedere già a colpo d'occhio c'è qualcosa che non va. In questa riga di codice c'è scritto che se il valore è maggiore di una qualche costante e, tra parentesi, la condizione 2 o la condizione 3 e, tra parentesi, la condizione 4 e la condizione 5. Se le andiamo ad analizzare andiamo in confusione già sulla seconda, perché il codice che andiamo a scrivere dentro questo if verrà eseguito se il valore è maggiore di una costante e una delle due tra la condizione 2 e la condizione 3 deve essere vera e tutte e due tra la 3 e la 4 devono essere, insomma, un casino. Come si risolve questa cosa? Questa cosa si può risolvere utilizzando delle variabili intermedie che siano però descrittive. Quindi, immaginando che la prima condizione indica il fatto che l'operazione è valida, la chiamiamo isValid. La seconda condizione indica che l'operazione è possibile, facciamo isAllowed. La terza condizione che indica che l'operazione è sicura, il nostro if diventa semplicemente se è valida, possibile e sicura, allora facciamo qualcosa. Molto più leggibile e ha molto meno carico cognitivo perché non dobbiamo capire se è vera, falsa, cioè non dobbiamo capire il valore della condizione, ma solamente la logica di business, cioè il codice che viene eseguito qui viene eseguito solo se è vero, è possibile ed è sicuro. Secondo esempio. Gli if hanno i dati. Qui abbiamo se è valido e poi all'interno del se è valido, se è sicuro facciamo qualcosa. Quindi il codice che c'è dentro il secondo if viene eseguito solo se questo pezzo di codice è valido e sicuro. Poi subito fuori dall'if, ritornando nel primo, faremo solo ciò che è valido. Insomma, tutto un casino e non abbiamo ancora risolto tutto ciò che non è valido e non è sicuro. Tutto questo può essere risolto usando gli early return, delle condizioni opposte. Se noi facciamo se non è valido, ritorniamo. Se non è sicuro, ritorniamo. Tutto il codice che viene dopo è sia valido che sicuro. Quindi abbiamo reso il tutto molto più leggibile e molto più comprensibile sia a livello visivo che a livello cognitivo. Nel terzo esempio, invece, parliamo di struttura del progetto. Banalizzando un po', molto spesso quando si sceglie come strutturare un progetto, si sceglie tra renderlo molto modulare o utilizzare quelli che vengono chiamati moduli shallow, superficiali, oppure fare dei moduli monolitici o deep che contengono tutto al loro interno. I moduli shallow sono quei moduli che sono molto piccoli, molto facili da leggere, ma che dipendono da altri moduli. Un classico esempio di questo tipo di situazione qua è l'architettura a microservizi, dove ogni servizio ne chiama altri per poter risolvere il suo problema. Ecco, quando vogliamo capire esattamente come funziona uno di questi pezzi, dobbiamo anche conoscere il contesto e quindi conoscere anche gli altri. Cosa ci ritornano? Più sono i pezzi che interagiscono con quello sul quale stiamo lavorando e più il carico cognitivo sarà elevato, fino a farci esaurire. Perché questo? L'esempio dell'architettura a microservizi non è a caso, perché molto spesso quando vogliamo capire cosa sta facendo l'altro microservizio dobbiamo aprire un altro progetto che non è neanche detto che sia scritto nello stesso linguaggio. Quindi abbiamo il layer di complessità di avere un altro linguaggio, il layer di complessità di aprire un altro progetto, il layer di complessità di comprendere come è fatto quel secondo pezzo e in più abbiamo nel nostro backlog la modifica che dobbiamo inserire nel nostro di pezzo. Qualcosa di molto molto difficile da fare. Perciò potremmo optare per un modello monolitico o autonomo, nel senso che abbiamo un unico modulo in cui tutte le operazioni necessarie a quello che è il nostro output o le nostre funzioni sono all'interno dello stesso modulo. Avrà sicuramente un carico cognitivo, ma che è dovuto non alla scelta architetturale, ma al fatto che è difficile magari risolvere quel problema. Ok? Un esempio molto importante dell'utilizzo di modulo deep per fare qualcosa che utilizziamo praticamente tutti i giorni è l'interfaccia di input-output di Unix, che ha questi metodi.
Open, Read, Write, LSIC e Close. L'interfaccia è molto semplice, sia nei nomi che nei parametri che richiede, ma nasconde un livello di complessità e un numero di righe di codice enorme e assurdo. Però, per chi la va a utilizzare, è semplice. Capisci bene che questo è un modo per rendere il tutto molto più facile sia da utilizzare che da comprendere. Ma ti sto dicendo questo perché il fulcro di tutto ciò che ti sto dicendo oggi è questo. Guarda questa immagine qua sotto, metti in pausa se necessario per leggertela e cercare di comprenderla. Fallo adesso. Fatto? Perché l'idea principe che ti devi portare a casa è che la complessità del codice che stai scrivendo deve essere data in larga parte, se non in totalità, dalla complessità del problema stesso e non dalla mania di utilizzare il clean code, i design pattern e quant'altro tanto per farlo. Perfetto, il video finisce qui. Spero che questo messaggio ti sia arrivato. Ti lascio in descrizione la fonte che ho utilizzato in maniera massiva per realizzare questo video e se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!